Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Citando il Vangelo secondo i Backstreet Boys, guess who's back, 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 back again, 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 guess who's back, 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 tell a friend. Sono ritornata. Ebbene sì, sono tornata, possiamo dichiarare ufficialmente chiusa la parentesi ferie che, come di consueto, è volata via in un batter di ciglia. Cioè un momento, dicevo, evviva il primo giorno di vacanza, chiudo gli occhi, li riapro, si torna a lavoro. Un grande classico della mia vita, non so se vale lo stesso anche per voi. Come sono andate queste ferie, chiedete? Ma vi dirò, tutto sommato niente male, relax, mare, spiaggia, sole, niente proprio, che era esattamente il programma che mi ero prefissa. L'unico neo è che prima di partire in un moto di ottimismo e positività avevo voluto credere che queste 3 settimane in qualche modo avrebbero agevolato un rientro pacifico, un rientro così senza intoppi, e mi sbagliavo clamorosamente, ma questo è un altro discorso. In ogni caso ci eravamo lasciati a fine luglio con il video dei prodotti preferiti del mese e anche per così una transizione fluida ci ritroviamo con i preferiti di agosto. Anche perché ho notato, così facendo delle facili ricerche sul mio canale di YouTube, che alla fine i video che vi piacciono di più sono quelli in cui in qualche modo vi parlo di prodotti vari ed eventuali, quindi chi sono io per non agevolarvi e non venirvi incontro. E infatti anche nel mese di agosto ho trovato delle cosette che mi hanno sconfinferato particolarmente e vado ad esporvele, a condividerle con voi nella speranza che in qualche modo i miei consigli vi possano essere utili. Ecco, così questa intro didascalica. Come di consueto ho diviso i prodotti in categorie e andrei a cominciare con la cura della pelle. Vi confesso che per anni ho creduto fermamente in un diffuso luogo comune secondo il quale per mantenere più a lungo la bronzatura in estate o in generale comunque sia meglio tenersi ben distanti da scrub ed esfolianti vari. Poi quest'anno alla mia veneranda età ho scoperto che invece è vero l'esatto opposto, cioè che un'esfoliazione praticata correttamente non solo agevola una bronzatura più omogenea, ascolta un cretino, ma favorisce anche il permanere della bronzatura stessa più a lungo sui nostri faccini e sui nostri corpicini. Tutto questo pippone per dirvi che i miei 2 prodotti preferiti del mese di agosto per la categoria della cura della pelle sono 2 esfolianti, uno per il viso e uno per il corpo, così oggi un po' mimo presso me stessa, perché non si sa. Comincerei con l'esfoliante, con lo scrub corpo. Il mio preferito è questo della Rituals, The Ritual of Ayurveda, che ho acquistato un po' così in docoio coio. Mi capita a volte di entrare da Sephora o in qualsiasi altro beauty store, vedere una cosa e dire ma sì, fammela provare. Ed è andata così anche con questo signorino. Devo dire la verità, al primo utilizzo ero molto scettica perché se mi seguite da un po' forse ricorderete che tendo a prediligere gli scrub con una grana un po' più sottile, non troppo aggressivi. Questo invece è abbastanza tosto, è a base di sale rosa con olio di mandorle e rosa indiana e appunto, come dicevo, ha una grana abbastanza ruvida, il che significa che se avete una pelle un po' più sensibile come la sottoscritta va applicato con un massaggio delicato, perché se no è un attimo che vi scartavetrate tutto il corpo. L'ho usato, quindi sono partita scettica, ho detto non mi piacerà, ma dopo averlo usato ho cambiato radicalmente idea, perché il fatto di avere una grana un po' più ruvida garantisce un'esfoliazione più a fondo e essendo infuso con questo olio di mandorle, con questa rosa indiana, la pelle risulta ammorbidita, rigenerata, liscissima, una sensazione pazzesca, talmente pazzesca che istantaneamente è diventato il mio scrub preferito. E unite questa cosa alla mia rivelazione dell'estate 2020, cioè che utilizzare lo scrub in modo corretto agevola la bronzatura, una botta di vita. Consiglio che posso darvi, ecco, anche se ormai le vacanze un po' le abbiamo finite, ma magari qualcuno di voi ancora no, non consiglio di utilizzare uno scrub dopo una giornata al mare sotto il sole perché la pelle è già un po' irritata di suo. Meglio utilizzarlo
prima di partire per la vacanza sicuramente, e durante il corso della permanenza spiaggia, mare, sole, fare uno scrub una volta ogni tanto, una volta alla settimana, una volta ogni 2, la mattina, lasciando passare qualche ora prima di buttarsi così ad arrostire come arrosticini sotto il sole. Trovo che faccia una discreta differenza, perché appunto lo scrub va a rimuovere le cellule morte e rende la pelle più propensa a recepire i raggi del sole. Poi apro e chiudo la parentesi, giù di crema solare come non ci fosse un domani, comunque e sempre. Quindi molto molto consigliato in estate, ma anche no. Per quel che riguarda invece l'esfoliazione del viso, ho ricominciato ad utilizzare un prodotto che vi avevo già mostrato in altri video del passato, l'esfoliante ma anche detergente per il viso della Fresh, lo Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash, che appunto mette insieme l'azione detergente con una leggera azione esfoliante, perché all'interno ha appunto zucchero e i semini della fragola. Lo utilizzate la mattina per lavare il viso, sempre massaggiando delicatamente, e anche in questo caso va un po' a rimuovere le cellule morte e a favorire la bronzatura. Questi erano i miei due, così so 4, questi erano i miei 2 prodotti preferiti per la categoria cura della pelle. Passerei alla categoria del trucco, perché quest'estate ho fatto un po' di acquisti pazzi e ho scoperto 3 cose che mi hanno proprio entusiasmato tantissimo. Non ricordo se l'ho specificato, in caso contrario lo faccio adesso. Ho trascorso le mie vacanze nella casa al mare e voi direte guarda l'immensità della cippa, che ce ne frega, e come darvi torto. In realtà faccio questa premessa perché la mia casa al mare si trova proprio al confine con la Francia, con la Costa Azzurra, e durante le 3 settimane di permanenza, come potrete immaginare, mi sono concessa un paio di giri shopping oltre confine. Tappe fisse dei miei giri shopping, Sephora e Monoprix, che è un supermercato francese con un reparto beauty che mollalo proprio. E vi dico questa cosa perché i miei 3 prodotti preferiti per la categoria dei trucchi provengono tutti e 3 da sti giri shopping in Francia. 2 sono di un marchio che in Italia non è ancora largamente distribuito, credo che però si possa acquistare online sul loro sito, la Tarte. Un brand, credo americano, correggetemi se sbaglio, che in realtà avevo già testato in passato, e devo dire quasi tutti i prodotti della Tarte che ho provato mi sono piaciuti, eppure parecchio. Quindi ogni volta che capito da Sephora faccio un giro nel counter della Tarte a dare un'occhiata se c'è qualche novità, e questa volta ho scoperto un nuovo correttore. Chi mi conosce sa che ho una leggerissima, quasi insignificante ossessione per i correttori, ne posseggo una quantità infinita. Ne serviva uno nuovo, chiederete voi? E la risposta è ovviamente no. Ma quando vedi che un correttore si chiama creaseless, che per i madrelingua inglesi come la sottoscritta significa che non finisce nelle rughette, e come fai a non comprarlo? Soprattutto quando the struggle is real, cioè quando veramente la pugna è sempre intensa contro il correttore che finisce nelle rughette. Più passano gli anni, più la battaglia si fa intensa. L'ho preso un po' sulla fiducia. Alla prima applicazione ho avuto un attimo in cui ho detto ecco, non ci siamo, perché è molto corposo, con una texture quasi appiccicosa, non so come altro definirla, ma lavorato correttamente con il beauty blender, quindi reso così flawless, come dicono in inglese, pazzesco. Proprio una parte sembra piallata e l'altra è sempre il solito triste scatafascio, quindi capirete che non potevo non inserirlo tra i preferiti di agosto, perché pazzesco, pazzesco, pazzesco. Non finisce nelle rughette. Ce l'ho su anche oggi, e ce l'ho su tra l'altro da un discreto numero di ore, e devo dire la sua porca figura. C'è proprio di qua il correttore piallato, di qua un Picasso. Molto molto consigliato. Il secondo prodotto è un ombretto metallizzato in crema, disponibile in tante colorazioni diverse. Io ho scelto questo
questo sorta di bronzo dorato dal nome Chrome Paint, Chrome Paint, pazzesco anche questo, veramente un metallico, super metallico, non quelle robe che sono una via di mezzo che dice adesso sarà bam, super sparaflesciante, e invece niente. Questo fa il suo porco lavoro. Due prodotti che ho amato ma tanto, ma tanto, ma tanto. E il terzo invece è una palette della NYX. Non so se ricordate, vi avevo già parlato di un'altra palettina più piccola, sempre dello stesso brand, sempre della NYX. Ho preso l'upgrade. The Colors of the Rainbows, So Pretty in the Sky, tutti i colori dell'arcobaleno e forse qualcuno in più. Avevo voglia di una palette coloratissima da poter sfruttare per trucchi di vario genere, vari ed eventuali. Oggi per esempio siamo un po' più sullo stile arcobaleno in cielo, ma volendo si possono utilizzare soltanto le tonalità del giallo, solo i verdi, abbinarle in modo anche un po' più minimal. E essendo della NYX il prezzo è più che abbordabile, quindi una bella palette super boom colorata che va incontro un po' a tutte le esigenze di chi cercava robe fuori dall'universo dei tenui, dei nude, dei colori pastello, delle cose, ecco, una roba boom. Volevo quello e quello ho trovato, e dritto e finito tra i preferiti del mese. Contentona! E con questo chiudiamo anche la categoria del trucco. Come di consueto sono solo la seconda categoria e sto già parlando da tempo infinito. Mi muoverei quindi veloce, con passi lunghi e ben distesi, verso la categoria degli abiti. Durante i miei giri di shopping in Francia ho scoperto che in uno dei miei centri commerciali preferiti, il Cap 3000 vicino a Nizza, è stata inaugurata tutta una nuova ala con negozi del calibro di Urban Outfitters e Free People, un brand credo americano specializzato in abiti un po' boho, un po' bohemian, un po' svolazzanti, un po' donzelletta che viene dalla campagna. Sono entrata spinta principalmente dalla curiosità, perché non mi capitava di vedere un negozio di Free People dal mio ultimo viaggio in America. Fatto sta che appena ho messo piede nel negozio il mio sguardo è stato magneticamente attratto da questo abito, per il quale ho perso immediatamente la capoccia, proprio amore a prima vista. Spoiler alert, non c'era la mia taglia, c'era solo una taglia in meno. Ho voluto provarlo comunque, sono riuscita ad infilarmici dentro pur respirando a malapena ed è venuto a casa con me. Ed è diventato anche il mio abito preferito di tutto il mese di agosto. Questo abito lungo in cotone leggero con questo motivo pointillé, non so come chiamarlo, scollo quadrato, manica a sbuffo, ma signori, schiena nuda con laccetto molto sexy e bottoncini che riesco a chiudere solo per metà, ma in qualche modo riesco comunque a indossare questo vestito e a farlo funzionare, e lo amo follemente, lo amo con tutto il mio piccolo cuoricino. Non peraltro è il mio abito preferito di agosto. Se non conoscete il brand Free People vi consiglio di fare un salto sul loro sito, come di consueto not sponsored. Chi me sponsorizza a me, mai nessuno al mondo. Però se vi piace questo stile un po' così bohemian, hanno della roba veramente veramente bella. E questo era il capo preferito di agosto. Passiamo alla prossima categoria, che è l'ultima, attenzione, direi l'ultima, la categoria dei vari, dove vado ad inserire due robe che incentrano una cippa uno con l'altra. Vari. Benvenuti nella categoria dei vari che va a concludere il video di oggi. Il primo prodotto random che vorrei condividere con voi è un reggiseno di Uniqlo. Credo che ormai tutti conosciate questo brand giapponese che di recente ha aperto anche a Milano il suo Flag Store e che è acquistabile in Italia anche online. Un brand caratterizzato da tessuti di qualità, tessuti tecnici, linee molto pulite, molto minimal, molto essenziali, e mi verrebbe da dire anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come di consueto, nessuno mi paga per dire tutto ciò.
Nel mio ultimo giro da Uniqlo, sempre in Francia peraltro, ho voluto provare questo reggiseno che mi ha incuriosito perché, come forse noterete, non ha gancetti, non ha spalline regolabili, è molto molto morbido e soprattutto in estate faccio un po' fatica a indossare reggiseni troppo strutturati. E mi sono detta fammi provare, perché Uniqlo ultimamente mi sta molto stupendo. Non so se ricordate, forse proprio nei preferiti di luglio avevo messo i famosi braghetti, i bragozzi contenitivi che ho preso da loro e che mi hanno cambiato la vita, e quindi ho dato una chance anche a questo reggiseno che mi lasciava un po' perplessa perché appunto non ha le spalline regolabili, non ha i gancetti, ha delle taglie, ma la possibilità che non vestisse adeguatamente era molto alta. E invece, surprise, pazzesco, tiene, non comprime, non costringe, morbido come non avere niente addosso, ma comunque con un discreto sostegno offerto per chi come me ha bisogno comunque di un discreto sostegno. Mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di parlarvene. Morbido, leggero, anche se non me lo do in faccia, comodissimo. Se cercate queste caratteristiche in un reggiseno, Uniqlo, Siori Uniqlo. E veniamo adesso all'ultimo preferito, preferito che non c'entra assolutamente niente col precedente, perché si tratta di un elettrodomestico. Lo so, è abbastanza inusuale che io condivida elettrodomestici in questo genere di video, ma devo essere onesta, sognavo il signorino che adesso è qua sulle mie ginocchia da tantissimo tempo e adesso finalmente è mio. Di cosa sto parlando? Del Roomba. Il bene che voglio a questo signorino qua, sono pazza d'amore per lui. Per chi non avesse capito di cosa si tratta, questo è un robottino che aspira il pavimento mentre tu stai comodamente in poltrona ad osservarlo lavorare. Okay? La bellezza. Lo volevo da tantissimo, come ho detto, adesso lo metto qua di fianco, non vorrei mai rovinarlo, ti voglio tanto bene. Lo volevo da tanti anni, ma mio marito Daniele si opponeva dicendo che avevamo troppe cose in giro per casa, che non sarebbe riuscito a muoversi agevolmente. Adesso gioco forza il fatto che abbiamo traslocato in una nuova casa e che le superfici da aspirare sono esponenzialmente aumentate. Finalmente ho avuto la meglio e devo dire feliciona che sono. Se ancora non avete un Roomba, lo consiglio vivamente. Ne ho parlato un po' anche nelle mie storie su Instagram. Qualcuno di voi mi ha scritto chiedendo se lava anche il pavimento. Il mio no, ma è stata una scelta consapevole, perché di solito gli elettrodomestici che fanno due cose, tipo la lavatrice che fa anche l'asciugatrice, quelle robe lì, non funzionano mai altrettanto bene che quando fanno una roba sola. Mi interessava soprattutto eliminare la parte di aspirapolvere, o comunque ridurla al minimo, e dovermi occupare soltanto più del lavaggio pavimenti. Quindi ho preso la versione che aspira soltanto. Devo dire, se la domanda è sei soddisfatta, soddisfattissima. Non bisogna fare niente, lo fai partire, c'è anche un'app che volendo lo fai partire mentre non sei manco in casa e gli dici fai questa zona qua, e poi pulire il cassettino dopo l'utilizzo, cioè proprio sbattimento zero. Anche in questo caso, tanto per cambiare, non so se c'è il caso di ribadirlo, ma non è una promozione, non è una sponsorizzazione, ma magari, però davvero tanto amore. E con questo arriviamo alla fine di questo video, so perché oggi mimo così, di questo video dei prodotti preferiti di agosto. Sono ritornata, amici, sono ritornata. Spero che i suggerimenti che vi ho dato, che non sono manco poi tanto suggerimenti, è più che altro un condividere robe che mi sono piaciute. Comunque spero che i vari prodottini che vi ho mostrato vi siano piaciuti, vi abbiano così suscitato interesse, o anche semplicemente questo video vi abbia questo video vi abbia fatto compagnia. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ma cosa aspettate? Perché sembro Berlusconi? Non lo so. Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, sto di nuovo parlando da 1000 anni, ormai una volta che io riesca a fare le robe
Quindi direi che per oggi non c'è altro. Baci a stampa a tutti voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Woo!